la Terceira, questo piccolo aeroporto. Buen dia. Aeroporto di Layers, Terceira. Siamo arrivati, nonostante il piccolo avione. Ok, adesso prendiamo 2 autobus per arrivare a Grado Heroismo. La mia pronuncia fa sempre cacca. Tipica fermata dell'autobus azzurrese. E adesso si va. E benvenuti ad Angrado Heroismo. Angrado Heroismo. Riuscirò a dirlo prima di finire la vacanza? Chi lo sa. Oh là là, che palazzo storico. Questa città è patrimonio dell'UNESCO, nonostante sia tutta in salita. Questo secondo me dovrebbe essere un grande handicap. Andiamo a vedere i giardini pubblici, una delle attrazioni principali della città. Vediamo, carino questa zona qui. Nulla di che, però, dai, carini. Sta pianta è spettacolo. La fontana merita, poi si sale pure. E dai giardini gran panorama del Big Palace, convento, quello che è. In fondo si può vedere la cattedrale, che è la chiesa più grande delle Azzorre. Ed ora i sacri gradini per andare a vedere una specie di obelisco, mi pare. Un po' volgarengi questa fontanengi. Ma qui c'è un albero tipo di rose, sembra, dove cadono interi fiori. Non ho mai visto sta cosa. Questa fontana merita, col tizio con la cannuccia in bocca che sputerà l'acqua. Ecco la chiesas. Ecco il movimento a Pedro. Dubito sia quello della canzone della Carrà, però. Eccolo. Los panoramas, wow. Ecco la cosina rosa. Agua impropria para consumo. Cosa vorrà mai dire? Che non si beve. Non sono sicuro si possa passare di qua. E io passo. Originale. Passaggi. E questo? Si può bere? Sto parco merita, Nada male. Questo? No, la biblioteca free. Wow, questa strana creatura gialla, tipo un toro magro. Là in fondo Obelisk e qui la Pagodigna, o quel cacchio che è. Altro palazzo giallo del colore bellissimo e un alberello natalizio. Wow, veramente carina dai sta città. Peccato per la freschia, il buio, il freddo, il vento, quel che è. Eccolo qua, Los Museos. Questa dovrebbe essere la piazza principale, Praca Vela. Peccato che è strapiena di macchine, c'è troppo traffico in questa zona. Questa è la famosa Rua da Sé, la strada principale della città. Signore e signori, la cattedrale rosa. Molto bella, dai. E devo dire che sono tutte colorate. Che colori! Chiesa azzurra. Va bene, questa sera basta, dai. Ah, comunque questo era il potentissimo Vasco da Gama, Che cos'è questa cosa? Tipografia. Il tour organizzato, ovviamente sempre tempo pessimo. E come sapete non amo i tour organizzati, ma non c'era alternativa per vedere le grotte. Punto panoramico. Ah, oh, to jest Angiela. To jest Angielu Szura? So. Pani Yes. Altro punto panoramico sulle Fumarole. Bella sta strada. Praticamente questa nebbiolina ti bagna tutto. Giusto bel tour. Adesso andiamo a vedere la grotta di Natal, dove c'è un sacco di gente. C'è una coda. Praticamente c'è scritto che a causa del terremoto tu entri nella grotta a rischio e pericolo. Si entra, si vedrà malissimo. Praticamente questo è l'altare dove fanno la messa e per questo si chiama la grotta di Natale. Praticamente questa grotta è stata fatta dalla lava del vulcano. Attenzione alla testa, un punto senza gente. Questa è la vera grotta vuota. E qui è basso. Est-ce qu'il a fait une descente? On dirait qu'il y a une descente. Là, il y a une descente, voilà, c'est petit pas par petit pas. Esegue il tour. Un po' di traffico.
Ma qui non ci si passa. Essere piccoli ogni tanto aiuta. Oh, è uscita già. Finito. Se non ho capito male, ora si va a vedere un'altra grotta. On allume la bougie. Sì. Oh, la grotta segreta. Spettacolo sta grotta, non si vede un cacchio, ma non è niente male. Ma qui si fa basso. Oh, che schifo, ho toccato qualcosa di putrido. Mi sono sporcato la mano, che schifo. Hello, non venites? Yuhu, arrivanos. No, ma sta grotta è uno spettacolo, non si vedrà niente, ma è veramente bella e lunga. Ma ci sarà un'uscita dall'altro lato? Spettacolo, questa è più bella dell'altra ed è gratis. Va bene, si torna. La fine del percorso. Va bene, tour in jeep finito, vediamo il castello, me l'ero perso. Chissà se si entra gratis. E questo è il Portos. Non è tanto se è a pagamento o meno, ma se è aperto, mi sa di no. Secondo panorama di oggi. Wow. Ok, oggi si fa il trekking. Questo qua, Misterios Negros. Il trekking si chiama così perché c'è quel lago che chiamano Negro, perché c'è minerali neri che lo rendono con le acque scure. Oggi c'è un pochino di sole, il tempo si sta imbruttendo purtroppo, È 160 gradi. Oh, che bello trekking. Meritas. Ma quella è la lava. Là. Se cadi finisci nell'acqua. Oh, vera natura di Azzorre. Oh no, vere scale di Azzorre, quei bei coloris. Che stradina carina. Stradine carine, ci si sporca un po', ma sono meritevoli. Bellissime ste piante. La natura endemica, cheat. Wow. La guida d'Ovale di Fondo. Eccola, un piccolo laghettino, dai, carino. Si può nuotare? Wow, un altro lago. Purtroppo c'è sta pioggerellina che va e viene, che dà veramente fastidio. Eccolo il laghetto. Sapevo che c'era uno scorcio migliore. Carino. Che bella piazzola. Ah, sono sprofondato nel fangos. Beh. Il problema è che se metti il cappuccio fa un caldo boia, quindi a volte sopporti un po' l'acqua. Questo è vero trekking. Vero trekking di Azzorre. Alberi muschiati. È giusta la strada? Sembra un po' strano. Oh. Che schifo di tempos. Pioggia. Ma non smette più di piovere. Il sentiero si imbruttisce. Bassino qui, Ai, non ci passa che lo zaino. Cazzo, ogni volta che dai all'albero ti cade giù un litro d'acqua. Oh. Se uno è grosso non ci passa qua. La strada è giusta ma stretta. Siamo usciti all'aperto con la pioggia. Che strada rocciosa, sempre peggio. Questa è strettissimissima. Da una parte non vedo un cacchio con l'elmettos, dall'altra lo zaino mi blocca. Secados. Ai, cares. Che cacchio di strada, era partita così bene. Uff, un po' di luce. Io ero là sotto prima. Che roccia, vedi qua. Che dire, piove. Dai, strada decente. Chissà quanto manca. Oh.
Questo è il 4, io sono partito con l'1. Non è che ho sbagliato? Adesso mi rimane il dubbio che non stia andando dalla parte sbagliata. E se così fosse sarebbe un problema, perché poi quello che mi ha portato in macchina mi aspetta da dove sono partito. La natura incontaminata delle isole Azzorre. Qui siamo nella bellissima isola di Terceira, forse la terza per grandezza o la terza scoperta. Ma qui si va nei canaloni di fango. Se ci fosse tanta pioggia sarebbe un problema. Tutto sommato è un trekking carino, anche perché i pochi turisti che ho beccato li ho seminati, così non c'è casino. Peccato per il tempo, perché non si vede la cippa. Qui c'è un altro mirador dove non si mira nada per la nebbia. No, un pochino ci si vede, ma è troppo basso. Come cacchio li fanno sti miraduri? Occhio a non cadere nel fango. Quindi il numerino ho sbagliato, non è il numero del percorso, ma è chilometri la distanza, quindi è corretto. Andiamo di qua. E questo 7 però che vuol dire? C'è giusto un pelo di acquas. Quindi al posto di fare il giro che dice lui, faccio di qua. Fregato. Oh, sul troncos, cados. C'ho tutte le zampe sporche. Allora di qua non si va, da quel bosco di Mortal Kombat dove Johnny Cage ha affrontato Scorpion. Pioggia non molla. Il paesaggio è incredibile come la natura si sia sviluppata in mezzo all'oceano. Cippi, 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 cippi. Hola le mucche. E qui, praticamente quest'altro punto è la strada. Vede, anche la strada delle macchine è bella. Qui praticamente, anche se è smesso di piovere, ti becchi l'acqua degli alberi che hanno raccolto poco fa. Col vento la becchi tutta. Queste strade sono spettacolari, va che natura, ed è tutta mia. E dal lago abbiamo iniziato, dal lago finiamo. Ehi, ma un attimo, ma qui non è che fanno ancora le corride? Piazza dei Tori, bellissimo proprio. Troppe macchine in questa città. Si torna a casetta, dai. Ultimo giorno a Terceira, ultimo giorno ad Azzorre. Si va a Monte do Brasil, che è quella montagnona che si vede qua avanti. Trekkingino abbastanza tranquillo, direi. E eccoci ancora una volta nella strada principale di Terceira. Prendi la prossima svolta a sinistra. E queste vie tipiche, questi colori, è molto carina, Andiamo a fare un ultimo saluto a Vasco da Gama, potentissimo esploratore, portoghese ovviamente. Oggi il sole è buono. Sei fuori traccia, controlla la mappa. Si trova a 70 metri dietro di te. Non avevo mai visto questa fontana, eppure ci sono passato diverse volte là sopra. Una playa che non avevo mai visto. E c'è gente che fa il bagno, ma sono pazzi. Io sono con la giacca, incredibile che fanno il bagno. Va bene tutto, però cazzo farà un freddo boia poi. Oggi è una giornata bella però, Oggi fa veramente caldo. Facciamo piccola fuoripista dal tour per vedere anche zone che non ho mai visto. Una sedia, i lucchetti, posto personale per i panoramas. Wow. Un'altra piccola playa. Qua d'estate purtroppo si riempirà tutto, troppo. Ma adesso non c'è nessuno. Anche le Azzorre sono impegnate nel sociale. Anche le sdraie panoramiche gratis. Wow. Questa è una specie di muraglia di castello con parco incorporato. Wow. Zone che non avevo visto per colpa del brutto tempo. Questo praticamente bisognerebbe salire sopra e saltare giù. Oh. Anche no. Particolare sta stata. Di uno espulso dal Giudes, ebrei espulsi dal Regno del Portogallo. Deportati, c'è tutta la storia. No vabbè, ma con quei colori rovina qualsiasi foto qua, Altra fuoripista per vedere le mura del Castellos. Bellos. E come al solito il castello è chiuso. Cosa sono i gabinetti? Mura sono belle però. Ma quello non è esattamente un cannone antico, Spero che sia troppo forte. Acordo com
sol, mar azul no horizonte, as vacas no monte e o vento a soprar. Cada dia aqui è un presente pra mim. Volo con drone è andato a buon fine, ma che bella torre di avvistamentos col cannone. Oh là là là. Questo castello di drone di spade. Non deve essere una strada molto impegnativa visto che ci vengono anche a correre, ma sarà molto panoramica. Ma cosa fa qua un mannar? Ma mannarino, cosa fai qua? Che tenero! Ciao! Tu da testatino. Scusa, ma che fai? Non deve salire, no? Non con morso feroce però. No, non con unghie. No con unghie. Ma tu mi insegui? Vera chiesa azzurrese, il vero panorama, number one. Ma questo è un ritrovo di Mannari. Cosa ci fate qua? Mannarini. Proprio bella sta strada, eh? Ciù Brasio, Monte Brasio. Super panorama di una strana isla. Ah, ecco, Las Salitas. Che fatica. E guarda caso, los turistas spariscono. Nessuno fa ste strade. E ricomincia la salita. La piazzola, wow. No, ma la facciata con la casa di legni, stupendissima. Ma qui è pieno di mannare, c'è la colonia di gatti. Arriva il mannaro. Ma dove va? Piano. Quindi questa è la colonia. Ma che belle casette che gli hanno fatto. Buongiorno ragazzi. Come va? Perfetto. CP2. Più tranquillo questo. Riprendiamo il percorso. Sarai stato ore con i gatti. Bella sta strada perché è anche riparata in caso di vento o pioggia. Peccato che sono un po' contro il sole e il video verrà maluccio. Ma sto cunicolo tunnel veramente carino. E oh, la Sacra Chiesa. Ma qui si può anche salire volendo. Proviamo? Un po' stretto, eh? Non adatto a chi soffre di vertiginis. Però si è messo i gradini. Oh. Teniamoci con manos. Wow. E voilà. Torri di avvistamento praticamente. E oh, io ero là sopra. E adesso dentro la Sacra Chiesa. Oh. Bella strada, ma se sbagli, boom, in acqua. Quello è il porto. Portofino, dove ero andato l'altro giorno. Super vista panoramica. C'è una sorta di parco con gli uccelli. Questi sono i pavoni. Bello questo colorato. Ciao, ma questo chi è? D'Artagnan vicino al panorama. Oh, guarda sotto c'è il panorama. C'è il cannones. Controsoles, non ci siamo. Sono sopra un'artiglieria. Potrei sparare alla montagna o alla croce. E queste praticamente sono delle trincee. Dentro una trincea della seconda guerra mondiale. Via. Presto stanno bombardando. Maledetto navigatore del cacchio. Di qua, scappate. Coprite. Si vedrà qualcosa qua? No. Qui è il centro di comando praticamente. Oh. Niente, abbiamo fatto l'esperienza. Altra torre di guardia, un po' antica, eh? Entriamo, piccolissima. Oh, il super capanno. Ma questo è un gatto mannaro. Tranquillo. Che strana stradina, un po' poco battutina. C'è anche un gallo. Tutto molto easy, ma un tempo quando non c'erano le strade doveva essere veramente tosta. Andiamo a trekkingar. Meno male che la giornata oggi è bella. Poi ci sono ste vallate
grandissimi dentro la montagna. Oh no, cadrò nell'acqua. Un altro pochino di salita. A quanto pare anche qua c'è una struttura per l'avvistamento delle balene. Che bel muro. Non ci credo, dei cervi. Non ho mai visto in cervi così in libertà, che non scappano. Sembrano delle alci quasi. Allora, devo solo passare. Ma hanno una corna sola, che strano. E questo si avvicina pure. Io passo, Ma non scappano neanche. Che carini a questa montagnetta. E qui ce ne sono altri, selvaggi, col sederino bianco. Questi sembrano asinelli però. Ma se dovessi passare, permesso. Corre, corre, corre. Tranquilli, tranquilli. Ciao. Non abbiate paura di me. Ma questo è uno zoo. Hai visto certi animali così in libertà, tranquilli, che non scappano? E questo è il Miraduro, l'Oceanos. Bello. Altro drone time. Terceira, meu paraíso. Terceira, guerra de amor sem fim. Meu amor. Terceira, meu paraíso, onde eu posso ser feliz. Corro pela praia, sinto a água nos pés. As festas do verão, bailando outra vez. Monte Brasil chama. Comunque, a quanto ho letto, quelli credo che fossero daini. Dai sì, dai no. Comunque in caso di tsunami questa montagna aiuta un bel po', Che tenero. Tu non hai paura. Non è che sei feroce. Oh, si è alzato. Ciao ragazzi. E qui il punto di avvistamento delle balene. Oh là là, come si vede bene quell'isolotto. Avvistando le balene. Non è che lo faccio apposta a venirvi vicino, è che devo andare di là con la massima tranquillità. Queste sono corna. Non è che pungi con quelle cornine, vero? Tipica strada di Forestas. Non vorrei dire, ma questo trekking è anche migliore di quello di ieri, che è stato a pagamento per arrivarci. È bello come cambiano continuamente i paesaggi, i brasiliani, i portoghesi. Bello hiking. Certo, se scivoli voli giù, però è bello. E sto robo? Che cos'è? Sembrava un alveare. Sta cosa sembra un palo della luce più che un albero. Spettacolare. Bruttina questa strada, Fortuna che ho letto che non ci sono serpenti, però ci sono le spine, cacchio. Troppo stretto. Pezzettini, via. Ok, ce l'abbiamo fatta. Lo Scalabrones. Fregatura che poi devo rifare sta strada. Pure in salita. Dacci tua. Piano. Animaletti, tranquilli. Oh, c'è un forte abbandonato. Wow. Ne valsa la pena? Così. Allora c'è un bel panorama. Che relax. Oh là là, tutto rottos. Mi sa che adesso è tutta in salita. Questa è la valle di prima, quindi prima ero là in fondo dove ci sono quelle macchine. Con tutte queste riprese sono riuscito a finire la batteria della Insta. Per fortuna ho portato il case. È raro che riesco a consumare la batteria, No, ma chi è che viene a fare gli esercizi qua in mezzo alla foresta? Che intrecciata road, altro scorcettino. In realtà la mia camera sembra carica e non capisco come mai diceva che era un po' scarica. Quanti? Ma qui mangiano tutti. Panorami sempre immensi. Si torna giù. Ma dove corri? Che fosello. Fa casino questa gattina. Mannaggia. Spingi tu, Va bene, si torna in città.
considerazioni finali sulle Azzorre, delle belle isole. Se hai già visitato Madeira, le Canarie, non ti giungerà nulla di nuovo, ma ogni isola diciamo che è particolare a sé. Però ci stanno sempre questo genere di vacanze, soprattutto fuori stagione che c'è poca gente, visitate tranquilli. Quindi Azzorre promosse, ne ho viste 4: Terceira, Pico, São Jorge e Faial. Che stradengi bianchengi, speriamo che non passa la macchinengi. Anche qua c'era un bar dove potevo entrare per mangiare qualcosa, ma ho visto gli individui fuori un po' poco raccomandabili e ho desistito. Sicuramente un'impressione, però non si sa mai. Queste stradine sono veramente carine comunque, molto pittoresche, nel senso che sono state pittorate. Ho già fatto sta battuta, ma ci sta sempre. Ultimi scorci della città, dal porto di Agrado Eroismo con la chiesa, i palazzi gialli, veramente un bel panorama. E qui Super Hotel e il castello in lontananza, quello che ho visto l'altro giorno. Dai, non male questa città, non so se merita l'UNESCO, ma è complesso, muy bella. E quello era il monte dove ero io prima oggi. Aeroporto, si torna in Italia. Di Lisbona, si torna a casa.